Cosa vuol dire essere spirituali? Cosa vuol dire seguire la spiritualità? O ancora meglio, che cos'è la spiritualità? Guarda, questo è, diciamo, un misunderstanding, un qualcosa che più si cammina, più si comprende che si è avuto sempre più una visione scorretta, nel senso che all'inizio quando ci si approccia a questi mondi spirituali si guardano anche tutte le figure più avanzate, no? I maestri realizzati, le guide e nell'osservazione piccola di un pensiero piccolo, egoico, umano, attraverso questo filtro si vedono questi giganti che in qualche modo hanno dei poteri, che sono a capo di pensieri, di fazioni, che possono gestire le cose un po' come vogliono, che sono legate a questi principi spirituali e parlano in nome di tante cose importanti dal punto di vista anche dei principi e quindi si vuole emularli, ma sempre da quel piccolo ego bambino si vuole emularli da questa parte, quindi ci si immagina che bisogna andare a capo di qualcosa, che si iniziano a fare le prime pratiche e si pensa che le pratiche spirituali sono fare la meditazione, fare i mantra, fare dei corsi di yoga, poi da che li fai offri qualcosa anche tu e allora ti senti già un maestro in questo senso e poi se tu fai appunto ogni tanto i mantra, le preghiere, ti senti già che hai fatto tutta la tua parte spirituale, che questa qui è un avanzamento importante, stai anni e anni di meditazione e guardi sempre questi maestri, ti metti le icone in casa, dici che sei seguace di questo, seguace di quell'altro, e passi da una fazione religiosa all'altra e questo è la realtà umana nella maggior parte dei casi di tutto quello che si vede intorno e quello che passiamo anche noi. E non è detto che riusciamo a fare un passo in più perché nella maggior parte dei casi si finisce così, cioè si continua a stare in questo tipo di visione di tutta la vita, pensando sempre di essere il devoto di, a capo di una situazione, anche se religiosa, che ormai diciamo il rappresentante è morto dei secoli, ma tu sei dentro questa cosa e quindi ti prendi il diritto anche di avere tutta la velleità di questo personaggio che iniziò questa grande opera nei vari secoli, dei vari anche fazioni religiose o spirituali del mondo. Dal mio punto di vista questo è un grande inganno, cioè quello che sto osservando adesso con rammarico in parte, ma anche con un certo sorriso ironico, è che tutto questo è processo dell'ego, cioè l'ego interno che è un ego bambino terrestre che vuole la materia, vuole il successo, vuole i soldi, vuole il potere, vuole essere qualcuno, qualcosa, filtra tutto questo e continua a rimettersi dentro nel suo campo di azione attraverso questo filtro di visione, quindi si immagina sempre in questo modo. Però se si riesce, e non è detto che la grazia di Dio ti arrivi per poter almeno vedere questo punto, se si riesce un attimo ti rendi conto che tu sei veramente in un altro sistema, stai guardando completamente in modo errato la condizione e stai agendo in modo errato. In primis, queste persone che sono arrivate fino a quel punto lì sono realmente scomparse di scena, sono realmente diventate internamente annientate da una velleità egoica di esserci, di essere quello che ha fatto la cosa giusta, quello che ha fatto il miracolo, la supremazia, perché è proprio un'equazione, non è possibile arrivare a gestire l'energia a tali livelli se tu non sei pulito come uno specchio lucente. Uno specchio lucente non è un paradigma, come posso dire, filosofico, cioè vuol dire proprio che internamente hai fatto un tale combattimento nelle vite, a tal punto che hai fatto pace con tutti i guerrieri, a tal punto che non ti interessa più niente di nessuna presa di posizione, di essere qualcosa, di arraccarti qualcosa, lasci sul serio fluire le cose, sul serio non sei attaccato alle cose. Allora, se io chiedessi ad ognuno di voi se siete distaccati, voi che state facendo un percorso spirituale, se siete realmente distaccati dalle cose, vi crolla una casa, vi crolla una situazione sentimentale, vi crolla il centro, avete i vostri discepoli che si fanno contro di voi, o tutta una serie di cose,
come reagite a questo? Quanto siete stabili su questo? Ecco, da questo punto di vista vi rendete conto di quanto piccolo è il vostro ego e quanto si è immaginato una serie di robe. Quindi, e questo è il metro. Il metro è quando ti cascano delle cose addosso e quando realmente hai un pensiero non solo su di te, ma ancora sul serio, veramente per altri, non sei su di te. Ecco, questo piccolo passaggio che se ti manca qualcosa a te, stai pensando a cosa può mancare realmente all'altro, è un passaggio da giganti. Allora, i lavori interni sono invisibili ai molti, ma da giganti internamente, ma veramente una roba enorme riuscire ad avere un pensiero altruistico al di là del proprio mio e mio ancora. Il mio è quello è tuo, quello è mio, quello è tuo. Cioè, un pensiero altruistico nelle piccole cose, nelle piccole realtà di ogni giorno, dove se tu sei dentro un ciclone, hai lo sguardo ancora di vedere che in quel ciclone sono dentro anche gli altri e che sai fare porgere una mano attraverso la tua sofferenza, perché la tua sofferenza ti fa dire gli altri stanno soffrendo forse ancora più di me. Ecco, questo non è uno sguardo nichilista, questo è un cuore completamente aperto che sa realmente vedere una questione perché non c'è più la persona. Ora, i maestri cosiddetti, i cosiddetti che li abbiamo resi noi i maestri, erano gli ultimi sul serio, erano gli ultimi, cioè si sentivano ultimi, non gli interessava niente, quindi questa visione nostra ancora sociale, competitiva, arrivistica, che poniamo sempre questo sguardo quasi economico anche nella spiritualità, è ridicola, perché non è per niente questo il concetto spirituale, è completamente un'inversione. Quindi è quasi imbarazzante vedere quante persone si pongono in questi specie di realtà, aprono centri, si pongono come figure anche centrali di qualcosa, è imbarazzante, perché non si sente la vera umiltà, non si sente un percorso se non una voglia di ritorno. Uno potrebbe dire, ma questa è la realtà umana, certo, ma rendiamocene conto allora, perché veramente il 99,9% è messo in queste condizioni e quindi quando si parla di spiritualità, la spiritualità è un processo veramente inverso, in primo punto. E poi l'altra questione ancora, come dire, da guardare è il fatto che noi pensiamo sempre che la via spirituale sia una via ovviamente legata a pratiche spirituali, faccio pranayama, faccio preghiera, sono dentro tutte le messe tutti i giorni, per chi segue il culto cristiano o altri culti può essere qualsiasi esso, vado a sentire quel maestro in continuazione, eccetera. Però altro passaggio che quando vai a fondo di questo percorso inizierà a esserci, che ti rendi conto che tutto quello che tu fai, anche quando parli di economia, devi pagare le bollette della casa, devi incontrare il tuo datore di lavoro, devi finire a fine mese e direi che quello che sta fuori da un ashram ha ancora più problemi da questo punto di vista, o devi parlare con i tuoi figli, cioè o anche ancora meglio, ma guardati bene che figli hai, che moglie hai, che amici hai, prima di parlare che sei a capo di qualcosa o hai, non so, ti preghi il diritto di essere nel mondo spirituale, cioè guarda effettivamente la tua vita com'è e che persona hai intorno e che tipo di amore hai costruito reale, bene. Una volta che vedi questo, guarda effettivamente che tutto quello che tu fai, cioè il tuo mondo del lavoro, il tuo stress quotidiano, è spiritualità, è percorso profondamente spirituale, cioè la vita si genera la tua trasformazione delle immagini migliori di te attraverso qualsiasi condizione. Quindi non è da seduti meditando che trovi la spiritualità, è nel processo interno di osservazione continua dei tuoi stati interni, bambini e piccoli. Io ridiamo intanto a dire veramente dei bambini col pannolotto pieno di sapete di che cosa. Ecco, a quel punto quando sei in questa condizione dici ma ogni cosa che ti arriva non è che adesso dici adesso basta, mi tolgo di dosso questo casino perché poi mi metterò seduto sulla montagna o finalmente nella mia stanza a fare yoga o fare preghiere perché lì mi ritroverò, lì ti puoi ricaricare, ma la vera trasformazione è nel qui e ora continuamente in tutte le tue fasi. Quindi ogni lavoro che tu fai, ogni processo che tu hai, ogni incontro che tu hai, anche se fai da mangiare, tutto questo è spiritualità, profondamente, perché dipende come la fai, come la vivi. La vivi perché vuoi fare un servizio verso gli altri, per amore, la vivi sempre per avere un ritorno, una gratificazione, cioè osserva, tutto questo è meditazione. Quindi la via spirituale è uguale vita e la vita è un processo di trasformazione all'amore,
ma questo è un processo molto molto ruvido per per tutti noi, perché se concerne uno scioglimento di questo ego e la visione che abbiamo noi, ricordiamoci sempre tutti, sicuramente filtra da un ego pomposo, egoico, giocato, manipolante, per quanto sottile può essere, c'è sempre dietro questo aspetto. Quindi massima attenzione, perché ci inganniamo tutti da questo punto di vista. E quindi non è la via spirituale mettersi veramente con sguardo umile, fare i passi con calma e rendersi conto di tutte queste realtà, che allora ti fanno camminare con più sincerità possibile e più onestà possibile. Ecco, almeno ci sia onestà e sincerità. Questo potrebbe essere il primo passo della via spirituale. Wow, grazie.